Ciao, siamo su netbooknews.it con un Galaxy Note 8.0. Questo è il primo tablet 8 pollici Samsung, è disponibile in Italia ormai da un mese abbondante, con listini che partono da 399 euro. È una vera e propria versione grande degli smartphone serie Note, quindi integra il nostro pennino con tecnologia Wacom, quindi qua abbiamo un digitalizzatore attivo sullo schermo, questo non è un semplice pennino capacitivo come quelli che si trovano su iPad e negli altri modelli Android, ma abbiamo proprio un supporto alla pressione, il riconoscimento del palmo, poi lo vedremo, e tutta una serie di caratteristiche proprio studiate appositamente per il pennino. Ora, senza stare a ripetere informazioni che sicuramente già conoscete perché il dispositivo è in vendita da un po', vi faccio notare che lo spessore è veramente contenuto, perché 7.9 mm sono pochi e in questo tablet sembrano anche meno perché hanno una forma che rientra all'interno, soprattutto qua dove c'è lo schermo. Il peso è sotto i 340 grammi, quindi anche qui abbiamo un ottimo lavoro in rapporto soprattutto alle dimensioni che non sono poi così piccole. Secondo me rispetto a un 7 pollici c'è una buona cornice ancora, però nonostante questo si riesce a tenere molto bene in mano. Come vedete, io poi ho le mani grandi, ma vi assicuro che l'ergonomia è ottima, e anche in modalità landscape, proprio per questi bordini rialzati, si ha una buona presa. Un appunto anche per le plastiche, sulle quali avevo letto un po' di critiche in rete, ma devo dire che sono molto soddisfatto della qualità costruttiva di questo prodotto. Certo, non è alluminio e non ha quella sensazione di prodotto top di gamma, ecco, però ha comunque un'ottima qualità costruttiva. La finitura è molto elegante, non è semplicemente bianco, ma se la guardate in controluce ha una serie di finiture quasi brillanti, un po' metallizzate, è molto gradevole, devo dire, e soprattutto lo spessore così compatto non ha flessione, non c'è una parte che scricchiola o che flette quando si preme. Questa è una buona cosa, perché la sensazione mentre si tocca è davvero buona. La scheda tecnica la conoscete già, lo schermo è un 1280x800 pixel, non è di tipo IPS e ve ne accorgete quando si cerca di guardare gli angoli di visuale, che non sono poi così massimi, però la luminosità è buona e la resa è soddisfacente. Secondo me non si sente la mancanza di uno schermo di qualità superiore. Il processore è l'Exynos 4 quad-core, la stessa CPU usata nella precedente generazione di dispositivi Samsung, e questo potrebbe far pensare ad un dispositivo che esce già datato, ma in realtà non è affatto così, perché le prestazioni sono ottime, il sistema è super reattivo in tutti i contesti, ha 2 GB di RAM, quindi riesce a tenere aperte tantissime applicazioni, c'è una fantastica integrazione di Android con il pennino che vedremo tra un pochetto, e anche benchmark confermano dei buoni risultati a livello prestazionale. Ma il suo vero vanto è chiaramente questo, il pennino Wacom, che è un po' troppo plasticoso. Secondo me ha anche questo pulsantino qua che attiva delle funzioni secondarie, e devo dire, ecco, che questo magari sia un po' un effetto di chip sul pennino, però per il resto l'integrazione è davvero fantastica, permette di fare cose al di là del prendere appunti a mano libera, che è poi la funzionalità più semplice, quella che viene maggiormente sponsorizzata, ma il dispositivo permette anche di fare tutta una serie di cose diverse, di attivare funzionalità che possono essere fatte proprio in questo modo, di toccare i pulsanti sotto, che sono quindi capacitivi, di gestire l'interfaccia di Android, avere l'anteprima delle cartelle senza entrarci all'interno, avere l'anteprima di fotogrammi dei filmati, aggiungere note a mano libera su PDF, documenti o che altro, prendere particolari schermate dello schermo, condividere e salvarle, tutto così in modo reale. Queste sono tutte caratteristiche esclusive del software Samsung S Pen, che viene installato per la prima volta in un tablet di queste dimensioni, perché il gemello di questo è il più grande, anche forse troppo grande, Galaxy Note 10.1, e che in questo momento diventa veramente il punto di forza di questo dispositivo. Ripeto, non è un pennino tradizionale, ma è un pennino di tipo Wacom, quindi permette di fare molte più cose. Una vera novità nel settore Android è anche la possibilità di avere un reale multitasking, gestendo 2 finestre contemporaneamente, una sotto e una sopra, spostandoci al loro interno quello che vogliamo, ad esempio la mail da una parte e un filmato che gira dall'altra, e poi gestirle in questo modo. Si può anche ovviamente girare in modalità landscape e girarle in quest'altro, regolare la grandezza di ciascuna finestra. Queste sono tutte caratteristiche che fanno molto comodo quando si usa il tablet per fare qualcosa di diverso dalla semplice fruizione di contenuti, quindi
dal semplice contesto multimediale. Sono soltanto l'ultimo a dirlo, ma chiaramente questo tablet Samsung è veramente il primo tablet adatto alla produttività e alla produttività in movimento, anche perché le dimensioni permettono, sono forse quelle ideali e permettono di portarlo dietro senza aver bisogno di una custodia, di una borsa separata o comunque di un ingombro troppo grande. Ho trovato anche veloce la ricezione GPS ed è una buona cosa perché significa poterlo usare come navigatore d'auto. Poi il tablet ha ovviamente Wi-Fi, Bluetooth, e qua sotto c'è l'uscita USB per caricarlo, che può diventare una uscita video perché è un connettore MHL, quindi con un adattatore diventa quello che vogliamo. Tra l'altro c'è anche il lettore micro SD qua sul lato, quindi se avete bisogno di esportare più che integrare lo spazio disco potete farlo tranquillamente. Di contro però ho trovato un po' scadenti le fotocamere, quella posteriore da 5 megapixel che è senza LED, ha un autofocus abbastanza veloce ma è senza LED e è un effetto molto sfumato, non è proprio una fotocamera di cui vantarsi. Ecco, e quella frontale che ha un grandangolo un po' basso secondo me e non è proprio indicatissima per le videochiamate. È buona l'autonomia, dove tra l'altro Samsung ci integra alcune funzionalità particolari per migliorarne la durata. Sono arrivato a 2 giorni, diciamo, di utilizzo medio intenso come dispositivo con luminosità su livelli elevati, ma si può tranquillamente arrivare alla settimana di utilizzo in stand-by con le notifiche, così come si può tranquillamente, anche nel caso di uso più intenso possibile, arrivare a fine giornata. Galaxy Note 8 pollici è uno dei tablet più concreti, è uno dei più pronti che mi sono capitati tra le mani. È stato forse pubblicizzato poco, nel senso che la sua caratteristica esclusiva, questo schermo Wacom, lo rende un prodotto un po' differente dagli altri e anche soprattutto più costoso, perché ci sono, direi, circa un 100 euro di differenza rispetto ad un modello simile privo di digitalizzatore. Però devo dire che la via è quella giusta, perché il formato secondo me è veramente azzeccato e questa è una cosa buona anche per i modelli futuri, per i prossimi Galaxy Tab 3 che dovrebbero essere presentati proprio in questi giorni e che si dice verranno anche proposti in una versione 8 pollici. Bene, per maggiori informazioni su un nuovo tablet Samsung vi invito anche a leggere l'articolo completo di cui vedete adesso il link sullo schermo ed a iscrivervi a questo canale, perché ho in programma altri video che riguardano dispositivi simili al Galaxy Note 8.0.